Altra giornata ad IFA, ho pensato piuttosto che fare 10.000 video sui robot aspirapolvere ne facciamo uno riassuntivo. Andrò oggi nei vari stand e vedremo le migliori innovazioni, ovviamente non solo robot, magari anche qualcos'altro, e direi di iniziare subito. Qui c'è l'entrata, partiamo. Samsung, anche lei, ha portato qui ad IFA il suo robot aspirapolvere che spero di portare magari un giorno qui su YouTube. Ad interessante il fatto che ha, come tutti i più recenti robot, i mop, come potete vedere, ma in più ha un lavaggio con il vapore. La base sembra più o meno tipo il Dreamy L20 Ultra e abbiamo serbatoio per la polvere con serbatoio per l'acqua pulita e l'acqua sporca. Abbiamo la telecamera frontale e si connette a tutto l'ecosistema di Samsung ed eccolo qui in funzione. Non l'avevo visto, però vedete abbiamo lì il sistema di lavaggio come abbiamo visto nei robot più recenti e riesce a riconoscere ostacoli come calzini, popò del cane, fili. A livello di intelligenza artificiale sicuramente Samsung riesce comunque a seguire un buon passo. Il suo costo è comunque piuttosto importante, ma Samsung come solito tende ad abbassare i prezzi nel tempo, quindi ok, magari questo robot potrebbe non risultare interessante adesso, ma in futuro sicuramente con gli abbassamenti che di solito fa, di certo sarà interessante. Ma Samsung è anche conosciuta soprattutto per i suoi aspirapolveri e da questo punto di vista penso sia all'avanguardia, perché è quella che riesce a offrire non solo un normale aspirapolvere ma con base autosvuotante. Anche degli aspirapolveri, come vedete, c'è la parola AI, l'intelligenza artificiale ama. Diciamo che forse Samsung ne abusa un po'. Cosa potrebbe fare in un aspirapolvere? Magari non svuotare facendoci consumare corrente in continuazione, ma magari aspettando un po', solo quando ad esempio il serbatoio dell'aspirapolvere è pieno. E anche Samsung porta i suoi smart ring con la possibilità di monitorare l'attività fisica e quindi avere il monitoraggio del battito, programmare delle attività fisiche in base ai nostri movimenti, insieme ovviamente ai watch che quelli già conosciamo. Comunque Samsung punta sull'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa prodotta, lavatrice, asciugatrice, frigorifero, robot, c'entra l'intelligenza artificiale e tutto comunica per il massimo dell'efficacia, soprattutto in termini di energia. Il loro obiettivo addirittura è quello di premiare con dei punti gli utenti all'interno dell'app in base a quanto sono riusciti a risparmiare da un punto di vista energetico, e questi punti li potrete utilizzare per acquistare prodotti. Questo devo vedere se effettivamente è così, perché secondo me può essere una figata, soprattutto per incentivare le persone a sfruttare al massimo l'intelligenza artificiale anche per salvaguardare l'ambiente. Pensate che l'intelligenza artificiale è arrivata anche nei frigoriferi e c'era sempre un po' il dilemma di dover mettere manualmente i prodotti. Adesso c'è la telecamera, come potete vedere, che riconosce in automatico e in base agli oggetti, al cibo che andiamo a mettere, sa che ce li abbiamo, eventualmente possiamo creare ricette. Certo, manca solo che ce lo cucina. E anche Roborock lancia tantissime novità. Sono qui allo stand, spero non ci siano troppi flicker, vi faccio vedere cosa hanno portato. E per festeggiare i 10 anni hanno fatto il balletto dei robot aspirapolvere. Bellissimo, a livello di architettura, a livello di tecnologia, è assurdo come ci siano riusciti. Per chi fosse interessato e curioso, lui è il presidente di Roborock, finalmente abbiamo un volto. Questi robot ormai li conoscete tutti, quello che forse non conosciamo ancora è il Roborock Curevor Edge. Questi sono i due nuovi robot principali venduti a 1299 e 1499. Qual è la novità principale? Lui non ha torretta LiDAR con un'altezza di solamente 8,2 cm e lui invece ha come novità questa nuova base con il brushless e addirittura il sistema per scavalcare i gradini. L'unica cosa che ho notato ancora, non abbiamo il detergente automatico, però abbiamo i due
soliti serbatoi per l'acqua. Qui abbiamo le altre novità, ovvero il Roborock Q-Revo Curve, che è praticamente la versione che si attacca direttamente all'impianto idrico da 18.300 pascal, con sempre Flexi Arm e sempre con il Adaptive Lift, ovvero quello che scavalca. Qui invece abbiamo il Roborock Q-Revo Slim, che è quella versione sempre senza torretta LIDAR. Qui abbiamo il detergente automatico però, e qui invece abbiamo il sacchetto della polvere. Questo è interessante perché ha il detergente automatico. Qui invece cosa abbiamo? Qui abbiamo anche qui il detergente automatico con il sacchetto della polvere. Vediamo anche il sotto di questi robot, panno rotante con queste due spazzole antigroviglio e questa spazzola che non è più tri ma double. Stessa cosa per quanto riguarda il Q-Revo Slim, solo che ha il classico sistema a due rulli di Roborock. Roborock va bene con la torretta LIDAR, ma poi la mappatura come sarà? È una tecnologia nuova di Roborock che, come vedete, utilizza gli infrarossi. Qui vedete, questa è la mia mano, non è una dimostrazione video. Utilizza gli infrarossi per mappare teoricamente addirittura meglio di una torretta LIDAR. Qui esattamente come funziona il sistema per i gradini fino a 4 cm, c'è quella gambina lì, vedete, che riesce a scavalcare e a salire. Si abbassa, guardate, lui ritorna e boom, sale il gradino. Qui invece vediamo quanto sia importante avere solamente 8,2 cm. Passa a filo e comunque ha tutte le tecnologie di Roborock per la navigazione. Qui invece abbiamo una demo che ci mostra praticamente tutti i meccanismi nuovi che hanno presentato in Roborock, con il mocio che si estende e vedete che si alza anche. Abbiamo il rullo doppio con al centro la possibilità di raccogliere i peli senza che si vadano a grovigliare, e qui la nuova spazzola con 2 setole invece di 3. Adesso la dimostrazione di come funziona l'antigroviglio. Adesso vedete, lei inserisce i 2 capelli, finisce al centro e poi viene risucchiata al centro, permettendo così di non aggrovigliarsi. Stessa cosa comunque anche per la spazzola laterale. Alle nuove presentazioni abbiamo anche l'aspirapolvere e poi altri robot che, vi ripeto, abbiamo già visto in qualche modo. Roborock presenta anche la lavatrice, che però in Italia non so se arriverà, così come anche la toiletta automatica per gatti. Veramente una figata. Anzi, qui se andiamo avanti troviamo una parte trasparente che ci fa vedere tutto il meccanismo con la nostra lavatrice come viene mostrata. Sicuramente prima di poter vendere, Roborock ha bisogno di costruirsi una rete di assistenza in Italia. Roborock, così come Dreamy, è una delle aziende che porta sempre innovazione in questo settore, e ho approfittato, conoscendo insomma il team, riguardo l'assistenza in Italia e riguardo i ricambi. Hanno promesso che entro inizio dell'anno prossimo anche loro riusciranno a portare l'assistenza in Italia e miglioreranno ulteriormente la distribuzione dei ricambi, soprattutto dei consumabili. Uno dei brand che più ho atteso è Mova. Perché? Perché è sempre di Dreamy, e che cosa promette di fare? Promette di produrre prodotti sia per la pulizia e non solo, anche per la casa, infatti dopo vedremo, ma a un costo più contenuto. Diamo un'occhiata a cosa hanno presentato oggi. Per esempio questo è il Mova M10, un lavapavimenti economico che, come vedete, ha questa copertura slim molto caratteristica, che in realtà è abbastanza familiare, e nelle varie caratteristiche qui leggo che avremo 75 gradi per il lavaggio del rullo e ben 180 gradi per pulire sottoletti, divani. Il look ovviamente è quello di Dreamy, però teoricamente sarà più economico. Sembra per esempio questo un Dreamy L10 Prime. Qui abbiamo la versione taglia erba, anche lui sicuramente sarà molto più economico, non so al momento i prezzi, però è interessante insomma vedere un po' le caratteristiche. Come potete vedere il design ricorda tantissimo l'L10 Prime. Qui abbiamo l'E30 Ultra con 7000 pascal e qui abbiamo l'S10 Ultra con 8300 pascal. Sicuramente sarà più economico, e abbiamo qui sotto, attenzione, doppio rullo con un sistema
molto particolare per il mocio, che non è solito quello rotondo ma vibrante. Qui invece abbiamo il sacchetto, attenzione, con il detergente. Sono veramente anche qui curioso molto per sapere i prezzi. E qui abbiamo doppio serbatoio sia per l'acqua pulita e l'acqua sporca. Questo modello invece abbiamo i classici mop che si alzano, quelli di Dreamy, anche la spazzola principale. Questo qui è una specie di modello ultra, in realtà ho detto economico, non lo so quanto costerà, però le specifiche sono interessanti: 18.000 pascal, 75 gradi Celsius, ha i moci rotanti, ha la spazzola laterale con riconoscimento ostacoli, e qui dentro abbiamo la bag con il detergente automatico, mentre qui i soliti serbatoi dell'acqua pulita e l'acqua sporca, e devo dire sono decisamente grandi e più accessibili, insomma, nel rubinetto, vedete l'altezza è più contenuta. Ci sono due robottini piccolissimi, anche loro molto interessanti secondo me per il prezzo che costeranno, perché 5.000 pascal, qui anche 5.000 pascal. Questa è la versione Plus, si differenzia immagino dalla base, che qui invece si autosvuota. Altra cosa interessante di Mova è il fatto che, vedete, come vi ho parlato all'inizio, non solo per i robot, ma abbiamo anche qualcosa per gli spazzolini elettrici. Come potete vedere abbiamo questo pulsante che è touch, ha una vibrazione che è molto particolare per i denti, ricaricabile. Qui abbiamo anche addirittura la macchinetta del caffè e anche un sistema per l'acqua. Ci fanno adesso una dimostrazione. Ok. Ok, ok, grazie. Thank you. Ed è frizzante. Questo è quello che serve per andare a rendere frizzante l'acqua. Bisognerà vedere quanto costa. Per adesso il prezzo non è noto, però insomma è un'idea interessante e non si sa neanche se arriverà in Italia. Però puoi regolare la temperatura, se mettere acqua frizzante, cold water, acqua fredda, ambient, room temperature. ambient, ok. Quindi in base a come regolate vi dà un LED, ma sia per l'acqua fredda sia per l'acqua calda comunque c'è abbinato un sistema elettrico che insomma regola tutto. Praticamente c'è la versione anche touch con le stesse funzioni, però con un design tutto nuovo. Qui invece abbiamo la friggitrice ad aria che è già uscita in commercio a 99 euro, in offerta 79. Sono curioso di provarlo perché questa ha la testa che vedete è da 6 litri ma molto più compatta. Questa di solito è la dimensione che ha una friggitrice da 4, loro sono riusciti a farla da 6 con, vedete, questo cestello molto più sottile. Qui non è acceso in questo momento, però è trasparente, insomma potrete vedere cosa state cucinando. Nel Mova qui ha gli aspirapolvere senza filo. Allora sembrano anche loro, vedete, la solita spazzola Dreamy, però ha ovviamente un aspetto un pochino più cheap, si vede che le plastiche sono un po' più economiche. Vedremo i prezzi. Qui vedete le loro caratteristiche, non vedo l'ora di magari provarli, non lo so, più che altro non so se arriveranno neanche in Italia. Sono da Ecovacs e zitta cacchio AIFA Ecovacs ha portato qualcosa di innovativo e vi faccio subito vedere. Abbiamo questo nuovo robot aspirapolvere che, come potete vedere lì dall'angolo, ha anche lui il braccetto per gli angoli, ma guardate lateralmente per lavare il pavimento. Ebbene sì, abbiamo il rullo tanto atteso, tanto richiesto per andare a pulire i bordi. Questa era la vecchia generazione, questa invece è la nuova generazione. Guardate un po', abbiamo questo rullo che ci permette di andare a pulire i bordi, che si estende, dopo vi faccio vedere. Solita spazzola antigroviglio e spazzola qui per pulire gli angoli. Telecamera per riconoscere gli ostacoli. La torretta LIDAR l'hanno infilata qui dentro, infatti può sembrare alto ma in realtà la torretta LIDAR, come vedete, l'hanno messa qui dentro. Vedremo poi a livello di efficacia come sarà. Doppio serbatoio, acqua pulita e acqua sporca, e qui avremo il sacchetto e il distributore automatico del detergente. Questo, vedete, è il sistema che hanno creato per andare a pulire i bordi. Qui l'interno dei serbatoi, spazzola antigroviglio, mocio che si estende e braccetto che si allunga per pulire gli angoli.
Questo robot invece è più compatto, infatti guardate, solo 81 mm, riesce a passare sotto i mobili, torretta LIDAR sempre qui sotto. Questa è una nuova tecnologia, bisognerà vedere un po' come si comporta, però anche lei vedete ha il braccetto per gli angoli e il mocio per pulire i bordi. Qui dentro ci sono i serbatoi dell'acqua e abbiamo, vedete, anche la possibilità di attaccarci all'impianto idrico. Qui immagino è la zona per lavare i due mop. T30 Pro che l'abbiamo già visto, e questi sono invece i nuovi modelli. Il T30 Combo è anche un modello interessante perché oltre ad aspirapolvere abbiamo il nostro robot e per le piccole case magari può risultare interessante. L'X5 Omni c'è già nel nostro mercato, l'N20 Pro Plus anche, il robot famoso per essere senza sacchetto. E abbiamo anche Tineco, però a livello di novità, a parte per i lavatappeti, abbiamo l'S6 Stretch e qua più o meno li abbiamo visti tutti. Oddio, scusate, non vi ho mostrato niente. Eccomi qua, abbiamo l'S5 Stream, abbiamo la Fashion, sì, questi li abbiamo già visti. Ho notato questo qua per gli animali domestici, infatti S6 Stretch Pet, e qua i nuovi Station Pet che anche questi ho già recensito, molto molto interessanti e per il nostro mercato non tanto popolare, però sono anche qui a IFA per i lavatappeti. Questi sicuramente in America per chi ha la moquette sono una bomba. Immancabili lavavetri, qui molto interessante vedere come possono aiutarti. Se lo vedete sporco è perché è sporco dall'altra parte, però lui pulisce piuttosto bene. E lì in fondo abbiamo anche per il giardino il Goat G1 e il Goat GX, però io appunto non avendo un giardino non vi saprei dare un feedback. Se qualcuno ce n'ha uno mi scrive nei commenti. Tineco qui ha lanciato anche il forno elettrico, non so se è una friggitrice ad aria, però penso più fornetto elettrico, e abbiamo anche questi macchinari che però sono più per la Cina. Ecovacs per l'aspetto professional, quindi per l'uso industriale, sta realizzando anche dei robot che sicuramente magari per quelle ditte di pulizia che vogliono offrire un servizio business, non so se arriverà in Italia, però se siete interessati guardate qui le specifiche, 20.000 pascal di aspirazione, insomma un bel robot. Mi ha incuriosito, passando qui nei vari stand dei robot, c'è anche You Want che ho già portato, se vi ricordate, per il loro lavatappeti che ho già recensito, anzi penso di portare presto un secondo video dove c'è anche quello per stirare. Questa era stata la prima versione, ma la seconda secondo me è veramente top. Ma non tanto questi lavatappeti, mi ha incuriosito i robot aspirapolvere. Questi tipi di robot aspirapolvere hanno diverse novità. Qui c'è la presentazione, abbiamo quello classico con i due mop rotanti che già abbiamo visto nella maggior parte dei produttori. Questo che a me piace tantissimo perché, come ben sapete, ha la migliore soluzione secondo me per il lavaggio del pavimento. Ok, magari non c'è la pulizia dei bordi, ma abbiamo il doppio serbatoio per l'acqua sporca pulita e dovrebbe essere la migliore come nei lavapavimenti per il lavaggio del pavimento. Questo invece è una soluzione con una pressione maggiore, se non vado errato 18, pressoché simile, inferiore sempre al rullo ma comunque maggiore rispetto a questa qui, e anche lui si è adattato a tutti i robot con una spazzola antigroviglio. Adesso ci fanno vedere la loro dimostrazione anche di questa spazzola, anche lei, guardate, entra e finisce direttamente nel serbatoio senza aggrovigliarsi. Ah, ok, e ha anche il mocio che si estende oltre ad alzarsi di quei soliti millimetri per i tappeti. Qui infatti vedo che c'è il sensore dei tappeti oltre i sensori anticaduta per le scale. Di questo mi piace il fatto che ha l'accesso al contrario. Ecco, questa è una genialata perché se vedete lui non ha dovuto alzare come sempre il nostro lavapavimenti, ma l'ha infilato direttamente, oltre ad avere la tecnologia per inclinarsi a 180. Qui fa vedere che è decisamente sottile e entrambi i bordi sono borderless, quindi puliamo vicino ai battiscopa. Anche frontalmente riesce a toccare il battiscopa. A livello di altezza
è 13 cm, quindi è uno tra i più bassi come Tineco S6. C'è anche qui il LED verde per riuscire a vedere lo sporco. Qui abbiamo i capelli e mi fa vedere che oltre a raccoglierli immagino non sarà aggrovigliato. No chain. Esatto. No surroundings. Esatto. Everything is here. Ok. Everything is here. And Tutto then, è direttamente nel serbatoio. when you finish, okay, see, from here goes directly to the station. Ok. Finish. Yes, finish. Una volta terminato lui va direttamente all'interno del serbatoio Here there is a back. e c'è, Take it attenzione back. qui Take il it back bag. out. Yeah, same style? Here, up there is see, Ah, put it out. ah, to put it down. ok. Qui a differenza di quello vi fa vedere che quando Sì. termina c'è Yeah. questo gancio che spinge tutto lo sporco per andare a risucchiare meglio lo sporco. Questa è una cosa che non ho mai visto. È un modello per chi ha il marmo e deve pulire la cucina. Adesso fa la dimostrazione. Steaming is coming. Ok. Steaming, wait for 50 minutes. Ah, qui and sotto 50 un'opzione per seconds. andare a Steam is coming. spruzzare il vapore, quindi andare a scrostare meglio eventualmente sporco secco. E adesso vedete che c'è il vapore e vabbè, qui è sporco liquido, però Bathroom, the mirror, and the kitchen room. Yes, si può cambiare, occhio a non bruciarti. this. Ah, questo serve per andare a pulire le fughe. Questo è utilissimo. Questo mia mamma se ne innamora adesso, se vede il video. Va a pulire le fughe che sono sempre difficilissime. C'è questo mini ugello che va a infilarsi proprio lì. Casalinghe di Voghera sarà disponibile a partire dal 2025. Hair. Questo è per tutti quelli che hanno un gatto in casa e gli lascia tutti i peli sul divano. Press it. See the magic. E come vedete ha rimosso tutti i peli in un attimo. Ottimo, è stato molto carino che mi ha presentato tutti i vari prodotti. Penso che secondo me può avere un grande seguito questo brand. Lo teniamo sotto controllo, dai. Ci pensate, Dribi, Roborock e tutti questi brand all'inizio sembravano chissà chi e dopo alla fine nel giro di pochi anni, e questo non lo so, mi dà questa sensazione, poi magari mi sbaglio, vedremo. Ho appena trovato il robot che devo assolutamente avere. Siamo allo stand di LG, guardate. Let me know if you need anything at any time. Abbiamo il cagnolino che è un po' quello che ha voluto sempre fare quello che ha voluto fare. Okay, I'm coming. Scusate, sono un po' affascinato. Stavo dicendo, è quello che sempre ha voluto fare Alexa con il suo robottino. Thank you. Raga, comunque questo robot è pazzesco, eh. Anche dei sensori nella parte alta, tipo adesso l'ha carezzato e ha apprezzato. E abbiamo la mitica Narwhal che, come ben sapete, no, forse non lo so se è uscito il video, è arrivato il nuovo Z Ultra e adesso ve lo ripresento per chi se lo fosse perso. È sostanzialmente questo robot che viene venduto oltre la colorazione grigia anche colorazione bianca. Le novità principali: telecamera frontale che riconosce gli ostacoli con la possibilità di utilizzarla come telecamera di sorveglianza. Qui lateralmente abbiamo gli elettroliti con le maniglie per eventualmente trasportarlo nel piano successivo e abbiamo i mop con i 12 Newton. L'unica cosa, ancora non abbiamo l'extender, però qui una dimostrazione trasparente di com'è questo robot che avete visto o vedrete comunque nella recensione. E a livello costruttivo è molto ben fatto. Vedremo insomma come andrà da un punto di vista di prezzo. Questa è la zona invece che, come vedete, si occupa di avere il pacchetto e qui il kit per la manutenzione, oltre al detergente che era già presente all'interno della confezione. Qui in teoria si mette quello lì per la cura del parquet e della innovazione di questo robot per il 2024. Quello che mi piace di Narwhal è che secondo me ha dei servomotori e sicuramente a livello qualitativo, a livello di spazzole, riesce a gestirle in maniera un po' più intelligente, soprattutto quando ci sono briciole le spazzole entrano verso l'interno. I mop, come vedete,
sono sempre fatti in modo che al centro mantengono una certa unione per mantenere pulito. Ecco qui, vedete, nel video non ve l'ho mostrato, ve lo mostrerò loro. Comunque veramente l'adoro questa spazzola, effettivamente è molto molto economica, se vedete è molto molto cheap, ma a livello di efficacia vedete è forse una tra le migliori attualmente che io abbia provato sul robot aspirapolvere. Qui abbiamo tutta la serie, vi ripeto, secondo me Narwhal con il primo modello ha fatto il botto, con questo magari il prezzo un pochino più alto, ma secondo me riesce sicuramente a trovare spazio nel mercato dei robot aspirapolvere e vedremo poi anche in futuro che cosa riuscirà a fare. Qui abbiamo Jimmy, non fanno robot aspirapolvere, però abbiamo i lava pavimenti che sono delle soluzioni interessanti. Ho visto sono anche su Amazon, loro praticamente realizzano degli aspirapolveri che diventano lava pavimenti, però sono soluzioni 2 in 1, quindi potrebbe essere interessante provarne uno, soprattutto perché in Italia hanno l'assistenza, mi sembra, a Verona, quindi potrebbe essere molto molto figo. Hanno anche dei vari accessori sempre venduti come fanno altri brand e c'è anche il lato cucina che potrebbe essere interessante. Assolutamente passare da Switchbot, che come ben sapete da un po' di mesi sta lanciando anche lei una marea di robot aspirapolvere, e non qualsiasi robot aspirapolvere. Per esempio questo è l'S10 che già abbiamo visto. Switchbot punta sulla modularità e sul fare l'upgrade. Avete comprato lo Switchbot S10? Adesso arriverà questa nuova base che è praticamente un umidificatore. Lui prende l'umidità, l'acqua la sfrutta per permettere poi al robot di lavare con il rullo. Il nostro robot comunque si può anche collegare all'impianto idrico dove si ricarica d'acqua. Lì c'è la base, quella classica per svuotare il sacchetto, e la novità principale che ho visto è questo nuovo robot che abbiamo già visto, il K10, con, guardate, la base che funge anche per l'aspirapolvere. Lui praticamente va a posizionare l'aspirapolvere, si autosvuota non solo il robot ma anche lui. Per le case di Milano secondo me è il robot perfetto per le case piccole. Qui abbiamo la nuova carta che servirà per identificare tipo il portafoglio, mi è già arrivata, compatibile con Apple Find Me, vi farò un video. Questo è il nuovo telecomando universale per controllare tutti i televisori, robot e non solo. Questi già li conosciamo, lampadine. Ah, ecco, questo non l'ho visto. Questo è molto interessante perché introduce nuove icone molto molto utili per capire un po' il meteo. Queste qui per abbassare la serranda, che sono sempre compatibili con i vari sistemi solari. Arriveranno tutti questi prima o poi anche in Italia, tra cui anche la tenda. Questo non lo so se arriverà in Italia, però vedo che è la prima tenda smart che si può collegare, insomma, e anche con diverse dimensioni. Qui invece abbiamo la dimostrazione tra poco di come funziona. Vedete, qui ha messo la cola, il rullo giustamente riesce ad assorbire ed entrare direttamente all'interno del robot. Il mocio cosa fa? Se c'è tanto liquido, in questo caso si assorbe, ma deve in continuazione andare a lavare direttamente nella base. Vedete qui il rullo, sì, scusate il flicker, non riesco a regolare, ma in ogni caso si vede più o meno la differenza. Tra i nuovi prodotti abbiamo anche questo purificatore che è molto molto carino. Questo lo voglio provare, siccome in casa ce ne avevo uno ma ormai ha la sua età, magari vedremo con questo. C'è anche questa tendina molto carina che appunto è la novità. Mi ha detto che arriverà anche in Italia su Amazon, adesso è disponibile solo sul sito. Questo robot, l'H10 Plus Pro Combo, secondo me è quello che potrebbe interessare a molti. Vedremo appena sarà disponibile da noi. Ho scoperto che qui c'è anche E-Light. Ok, non parliamo di robot ma parliamo di smart home. Quello che a me mi piace di E-Light sono i loro lampadari. Mi era dispiaciuto perché non riuscivo più a trovarli su Amazon da nessuna parte. Poi ho scoperto che in realtà c'è ancora il loro sito, quindi probabilmente se ristrutturerò l'ufficio probabilmente sono interessato alla versione colorata. Ma oltre a questi prodotti, dai, già che ci sono vi faccio vedere che
Comunque loro hanno tutta una fornitura per l'aspetto desktop, lampade, lampadari grandi, anche per il computer. In più hanno creato, mi hanno detto, una collaborazione con iSense, dove tutte le varie lucine si riescono anche adesso a sincronizzare con il televisore, e quindi in base a quello che vediamo varieranno gli effetti luminosi. E qui, per chi è amante del gaming come me, sicuramente tutte queste lucine potranno essere interessanti, così come anche il Matrix per quanto riguarda il Natale, anche lui disponibile, mi hanno detto, sul loro sito. Vi ripeto, sono davvero curioso per quelle lampade lì, perché ce l'ho una nella mia camera principale ed è molto luminosa, oltre a collegarsi ad Alexa, Google Home e tutti i vari assistenti vocali. Immancabile Eufy con i suoi nuovi modelli che vi state tartassando, spero magari di provarli. S1 che arriverà a ottobre, mentre lui, l'S1 Pro, la versione più completa, già dovrebbe essere arrivato in Italia, solo che costicchia, ma ha il nuovo rullo per lavare per terra, che sapete è una bomba. Il robot ha tutte le novità principali che già abbiamo visto, tra l'altro, in questo modello, che è interessato soprattutto per il prezzo a 599 euro. E abbiamo anche qui, vedo, il modello C20, che sicuramente sarà ancora più cheap con i water tank trasparenti. C'è anche la serie più economica con la possibilità di svuotare il sacchetto, e qui abbiamo la demo sempre classica di Eufy, dove abbiamo il confronto tra rullo e mocio rotante, e si vede che effettivamente il rullo è migliore, perché a differenza del mocio, lui che cosa fa? Lava il rullo direttamente all'interno della macchina, quindi non c'è la necessità di tornare alla base, e come avviene nei lavapavimenti avviene tutto all'interno della macchina, e la pressione per terra è decisamente di più. Di contro però abbiamo il fatto che non pulisce in questo caso i bordi, che però in confronto magari a una pulizia più profonda qualcuno può apprezzarlo di più. Qui a questa presentazione abbiamo la possibilità di vedere l'interno, ecco a che cosa servono le fiere, così chi è interessato a capire che tipo di componenti ci sono, basta che venite qui, vedete questo video e scoprite che dentro c'è questo serbatoio per l'acqua pulita, l'acqua sporca, più tutti i vari meccanismi, motorini. Questo invece è il prezzo attualmente disponibile. Per le tecnologie che ha ci potrebbe stare, bisogna un po' vedere se comunque a lungo termine è un robot affidabile oppure no. Qui abbiamo la mitica Eureka, che abbiamo già visto in un video, se vi ricordate è il modello J20, che in Italia è stato il primo a portare un'introduzione riguardo il rullo. Qui ad IFA hanno portato qualche modello nuovo, questo già c'era ma non l'ho provato. Questo è l'upgrade di lui, con una potenza di aspirazione migliorata, sempre senza bag, sempre in modalità trasparente. Qui ci sono le nuove specifiche. Mi hanno raccontato che hanno migliorato il sistema qui a infrarossi per riconoscere gli ostacoli insieme alla torretta LiDAR, e in più abbiamo la nuova spazzola per i peli che abbiamo visto in tanti robot. Più avanti invece abbiamo un robot nuovo lato sempre lavaggio, con anche lui la tecnologia che abbiamo visto con i capelli, e adesso ci fanno una dimostrazione dove mostrano come la spazzola sia in grado di aspirare i capelli. Ogni produttore poi alla fine adotta il suo standard, però alla fine sembrano tutti piuttosto efficaci. Qui promettono entro 30 secondi di tagliare i capelli senza aggrovigliare. Poi è arrivato questo nuovo modello che si adatta un po' a tutti gli altri. Non abbiamo più il rullo come nel J20, ma il mocio che si estende per pulire i bordi. Questa è la nuova visione con 3D Eye, ben 16.200 Pascal. Così è come si presenta il robot, disponibile in due colorazioni, nera e bianca. Come abbiamo visto c'è il mop, e riesce anche, vedo, a sorpassare teoricamente il gradino. Vedete, ha alzato, ha riconosciuto il tappeto e procede con la pulizia.
Qui ragazzi ci sono gli amici di Ringcon, avevo già provato il loro modello di seconda generazione che ho trovato molto soddisfacente soprattutto a livello di monitoraggio. Adesso penso che è fuoriuscito dalla fase Kickstarter e probabilmente lo vedremo in vendita nel loro sito ufficiale. Di speciale al fatto che l'autonomia è stata aumentata e mi hanno detto che sarà disponibile finalmente in Italia a partire da ottobre, sia su Amazon sia sul loro sito ufficiale, quindi molto interessante. Passiamo anche qui dagli amici di Navi che hanno presentato anche loro diversi prodotti. E che prodotti! L'anno scorso hanno presentato, vi ricordo, il Cyber, anzi in realtà quest'anno, ma hanno già preparato il modello ST Pro. Questo tipo di monopattino ha sempre la potenza nominale da 500 watt ma di picco 1350, praticamente con questo vi impennate, ma guardate, oltre ad aver aggiunto gli RGB, oltre ad avere un'autonomia aumentata fino a 75 km, è stato ottimizzato il manubrio con una nuova ergonomia, infatti adesso si maneggia meglio, ma anche i materiali sembrano decisamente migliorati rispetto alla precedente versione, con anche qui un LED ottimizzato, così come anche nella parte posteriore. Abbiamo anche gli indicatori di direzione che sono stra mega luminosi come dice la norma. L'unica cosa, bisogna vedere come in Italia questi tipi di monopattini verranno regolamentati, anche se ormai è passato un anno e non si sa nulla. Abbiamo anche il GD Pro che è una versione un pochino più light da 60 km. Notate anche le sospensioni come sono state ulteriormente rifinite con dei colori migliori, dei materiali ancora più carini. E anche per quanto riguarda la versione GT Pro, guardate, abbiamo questo tipo di sospensione e qui ce le abbiamo un pochino più accessibili e visibili. Tra le tante cose ha presentato anche un paio di bici elettriche, quindi magari potremmo vederle, chissà, però per ora le vediamo solamente, per le funzioni vedremo. Vi posso dire che sicuramente è stata una bella esperienza. Non so in realtà che cosa vi ho mostrato, cosa non vi ho mostrato. Spero di aver fatto un riassunto di quello che sono riuscito a vedere. In realtà è una fiera immensa, gigantesca, è impossibile mostrarvi tutto, ma sicuramente quello che ho portato qui sul canale e quello che preferisco, insomma, penso di avervelo mostrato. Fatemi sapere qual è l'innovazione che vi è piaciuta di più e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!